Buonasera, buonasera e benvenuti a Sfida Mastro, il gioco che prende un gruppo di bambini ai primi passi nel mondo della televisione e da bravo genitore filma le loro cadute. Io sono Diane, il mastro delle sfide, il capo di tutti i capi e di cui tutti vogliono il capo. Nel corso dei prossimi 3 episodi vedrete me fare il pelo e il contropelo ai 5 sbarbatelli che hanno deciso di rimanere oltre l'orario scolastico pur di gareggiare nelle arzigogolate sfide da me ordite e vincere questo inutile trofeo. Ma ecco i nostri concorrenti: Federica, Irene, Riccardo, Rizzieri e Teresa. Allora ragazzi, presentarsi davanti allo Sfida Mastro a mani vuote è poco propizio. Quindi la prima sfida è la laccatura, in cui ciascun concorrente presenterà la cosa che ha portato per il vincitore di questo episodio. Federica, benvenuta a Sfida Mastro. Cosa hai portato? Io ho portato dei tappi per le orecchie riutilizzabili che ti permettono di isolarti dal mondo quando la gente ti dà fastidio, sono riutilizzabili, quindi sono lavabili e eco-friendly. Ok. E a differenza delle cuffiette non necessitano di un altro dispositivo per essere utilizzate. Riutilizzabili anche quelli. Va bene, grazie Federica. Ok. Prego. Irene, benvenuta a Sfida Mastro. Buongiorno. Vuoi parlarci della cosa che hai portato? Se potessi scegliere direi no. Vuoi che la mostriamo? Sì, vai. Ok. Ho portato degli assorbenti. Lecito, Beh, mi sembra abbastanza ovvio, non avrebbe bisogno di molte spiegazioni, ma in particolare degli assorbenti interni, perché con questi si può fare il bagno. Attenzione. E perché sono una cosa di cui non si può star senza? Perché piuttosto di fare come le donne nel 700-800 e mettermi un panno... E non farti il bagno? Esatto, e ovviamente senza farsi il bagno, no? Ok, non ho esperienza in queste cose. Però mi sembra abbastanza convincente. Riccardo, benvenuto a Sfida Mastro. Grazie. Cosa hai portato? Ma io non ho idea di come si chiami questa cosa, io lo chiamo amorevolmente lo sballinatore, ma andiamo avanti. Questo oggetto, tipico dei gelatai, ma non solo dei gelatai, è spettacolarmente utile e non si può fare a meno per 2 motivi. Intanto ti permette di fare delle palle di una perfetta forma sferica e se uno avesse voglia di fare delle palle, insomma, è fondamentale averlo. E in più, l'atto importante è il fatto che ti permette di fare questo movimento che funge anche da antistress, quindi tu sei stressato ma non vuoi fare delle palle di gelato o di burro o di altro materiale, puoi usarlo come antistress. Quindi Invece di una palla d'anti. invece che la palla classica, perché la puoi usare solo come palla, cosa fai? La lanci, limitato. Questo ti permette di fare il gelato, di fare questo lavoro, di fare una muscolatura, è antistress, la trovo estremamente performante. Non ti può venire il tunnel del carpale? No, perché non appoggi, non fai pressione sul canale, no? Ah ok, dipende da come lo usi. L'anatomia, Deia. Chiedo scusa. Rizzieri, benvenuto a Sfida Mastro. Cosa hai portato? Allora, io ho portato un oggetto che è riutilizzabile, non tutti nell'800 ce l'avevano, ed è anti-stress. Ok. E ho preso letteralmente il senso di che non ci si può mai stancare di utilizzarlo. Ecco l'oggetto utilizzato da Rizzieri. Ok. Tu dormi sul letto di Peppa Pig? Ogni tanto. Ok. Teresa, benvenuta a Sfida Mastro. Qual è l'oggetto che hai portato? Io e Rizzieri evidentemente abbiamo una sfida a fine perché l'oggetto più importante, ragazzi, è il cuscino. Cioè, come fai a fare a meno del cuscino? Io tutti i giorni, tutte le ore, sogno di avere il cuscino con me. E utilizzerai solo il cuscino? Non siamo più nel 700, ce l'hai in letto anche. Ma allora, il letto non è fondamentale, nel senso, se sei a una festa, ok? Metti che il tuo amico non abbia dei letti. Problema? No, se ha un cuscino tu puoi comunque dormire per terra, basta avere il cuscino. E un minimo di comfort esiste. Togli il cuscino e metti il materasso. Come fai a dormire senza cuscino? Cioè, Quanti cuscini hai nel tuo letto? 3. Perfetto, ok, grazie ragazzi. Allora, Teresa mi dispiace, un cuscino mi piace, però penso che Rizzieri sia un po' più completo. Poi mi ha portato uno solo, tu ne hai 3. Federica, posso sentire la tua rabbia, ma non so se è la miglior cosa, perché è la miglior cosa in una situazione irritante. Quindi mi dispiace, ma ti darò 2 punti. Riccardo non vuole ingrassare. 3 punti. Adesso sono tra gli assorbenti e il letto. Irene, io non ho questo tipo di problemi. E
Seppure non voglio vedere strisce di sangue su per le strade, gli assorbenti. E non mi stancherei mai di stare a letto. Quindi Rizieri 5 punti. 5 punti a Rizieri, un applauso a Rizieri. Ok. E partiamo con la prima sfida. E se volete giocare, state in campana. Ciao Teresa. Ciao Diane. Hola, io sono Irene, la leopardora. Ah, un'altra busta! Ciao Riccardo. Ciao Dejan, inaspettato, un'altra busta. La leggo? È stato inaspettato che non mi abbia salutato. Perché eri dietro un albero? Che cacchio pensavi ti vedessi? Come mai questo look? Gli occhiali? Beh, c'è tanto sole. Sai giocare a campana? No. Ci hai mai giocato? Sembri molto preparata. Trasporta i rotoli dal punto A al punto B, passando sempre attraverso la campana. I rotoli caduti per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Vince chi è più veloce. Il tempo parte adesso. Ma le regole? Prendi la cosa qua, per favore, la pelliccia. Ok. Rizieri. Sì. Irene. Volete un attimo parlare del vostro abbigliamento? Beh, c'era parecchio sole fra che gli occhiali dentro. No, è il naso finto che mi pone il problema. Non è un naso finto. Era il tuo vero naso. Avevo fatto un'operazione. Ok. Irene, perché tu non solo hai creato un costume, hai anche creato un personaggio. Questa Irene la leopardora che viene dall'Argentina ed è una ricca ereditiera perché i due mariti precedenti sono morti. Sei una donna felice. Ok, va bene. Allora direi di partire con Riccardo e Teresa. E Irene e Federica e Rizieri. Tutti e 5. Sono Insieme confuso. così, ok. Hai bisogno di rileggere? No, stavo pensando. Cosa? Posso trasportare la scatola? Puoi trasportare la scatola. Oddio, ma si spacca, si apre. È separato il bordo da sotto. Gli ho dato anche questi altri oggetti. Ah, ma dimmelo prima! Pazzo. Non ci credo. È un bastardo, posso dirlo? Voglio portarli tutti insieme. Devo fare il giro di campana, giusto? Sì. E devo svuotarli in tempo. E per raccoglierli devo raccoglierli uno alla volta sul giro di campana o... Tutte le informazioni sono nella sfida. Ah, non sono più veloce. Fatto! Completata! Credo di aver finito, no? Ok, grazie Federica. Prego. Grazie Riccardo. Figurati, caro. Grazie Teresa. Ok. Ciao. Oddio. Non ho parole. Cioè, questo gioco dovrebbe mettervi in difficoltà. Non dovrebbe essere una scampagnata in campagna, lo sapete, vero? Cioè, almeno per uno speravo che la scatola si rompesse e cadessero tutti i rotoli per terra, invece è stato impossibile, ok? Perché tu hai delle aspettative basse sulle nostre competenze. Allora, guardando un attimo i dati, una persona è stata veloce sia a trasportare la scatola, sia a fare il giro di campana e raccogliere i rotoli. E ci ho messo 1 minuto e 2 secondi, quindi complimenti Federica. Poi abbiamo 2 concorrenti. Eliteri ha perso molto tempo a raccogliere i rotoli caduti e anche Irene. Eliteri ci hai messo 1 minuto e 54. Irene ci hai messo 1 minuto e 42, leggermente più veloce. Teresa, avendo scelto l'unico sacchetto che era bucato tra i 3, l'unico oggetto tra tutti i 5 quelli che avevano dato a disposizione, Ovviamente. ci hai messo 2 minuti e 37. Riccardo non ha compiuto ulteriori giri oltre a quello per trasportare la scatola e quindi ci hai messo 33 secondi. Quindi 5 punti a Riccardo. Non era una sfida difficile, lo ammetto, l'unica regola era raccogliere
i rotoli caduti per terra facendo un giro di campana. Infatti, ho fatto un video che potrebbe spiegare cosa potrebbe causare un'istantanea squalificazione. I rotoli caduti per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. I rotoli caduti per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Posso trasportare la scatola? Puoi trasportare la scatola. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Non ci credo. Sei un bastardo, posso dirlo? I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Sei un bastardo, posso dirlo? Devo fare il giro di campana, giusto? Però me ne sono accorta. Per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Posso trasportare la scatola? Puoi trasportare la scatola. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Quindi devo saltare. E devo svuotarli il tempo. Ora vicino. Anche quella era vicino. Resta vicino. Yeah! Finito? I rotoli caduti per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. E devo svuotarli dentro. Sì. E per raccoglierli devo raccoglierli uno alla volta? Tutte le informazioni sono nella sfida. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Non pensi che dovevi fare un altro giro di campana? So, non ho visto più rotoli. Ok. I rotoli caduti a terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Credo di aver finito? I rotoli caduti per terra possono essere raccolti dopo aver fatto un giro di campana. Va bene, grazie Teresa. Ok. Ciao. Ok, puoi chiudere. Sì, dai. Quando te ne sei andata dal set e hai lasciato quel rotolo, mi sono sentito triste per te. Perché eri l'unica che ha dimenticato un rotolo per terra, quindi non hai proprio completato la sfida. Ma se ti può tranquillizzare sei squalificata. Ok, quindi non sarebbe cambiato nulla, fantastico. Sono triste più che altro per te, Erizieri, perché l'avete fatta inconsciamente. Ma Riccardo ci ha messo proprio della cattiveria nel farlo. Quindi questo è il divano degli squalificati? Sì, questo è il divano degli squalificati, per questo abbiamo messo insieme, non siete Quindi noi. siamo una Quindi, Irene, 4 punti. Federica, nonostante ci abbia messo il doppio di Riccardo, prende tutti e 5 punti. Un applauso a Federica. Ok, partiamo con la prossima sfida. Quindi, aspettate un momento. Ancora un po'. Ancora un po'. Ora! Ciao Federica. Ciao Deia. Ciao Teresa. Ciao. Oh, 2 task. No, la busta nella busta, c'è una busta in una scatola, ma io per prendere la busta devo aprire la busta. Devi aprire la busta? Questa busta. Io te lo consiglierei. Sa giocare al paroliere, signora? No, non so neanche cosa sia. Sai come si gioca? No, Ok. c'è scritto qua, vero? Ah, io chiedo. Ok. Il paroliere è un gioco in cui scuoti la cassetta e devi trovare le parole. Sento svantaggiata già adesso. Come Ci hai giocato giocavo da io? piccolo? No, ci ho giocato recentemente e sono una pippa. Sei brava a trovare parole in italiano? È la tua lingua madre, Procedo? se vuoi. Procedo. Solleva il coperchio. Vince chi lo solleva per penultimo. Per penultimo. Hai 5 minuti a partire da adesso. Non sarebbe stata una grande idea, te lo subito.
Ah, mi piace questa sfida, perché da una parte bisogna fare attenzione a aprirlo per penultimo, e dall'altra c'è la sfida nella sfida, quindi ti metterà un po' di tensione, giusto? Immagino. Voglio dire, sarebbe da stupidi aspettare troppo per alzarla, non so. Vogliamo vedere Federica Irene? Ok. Cioè, ma quindi io devo aspettare finché non me la sento, insomma. Che ovviamente, no, se devo sollevarlo per penultimo devo aspettare. Sono passati 14 secondi. Ai 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 ai. Però più aspetto, Sì. più rischio di essere l'ultima. Ah, E non la penultima. Beh, mi offri un caffè? Che... Sì, vuole un bicchiere d'acqua? No, non bevo il caffè, sto scherzando. Era per ammazzare il tempo. Un ammazzacaffè. Allora, se tutti fanno lo stesso ragionamento, ok, sicuramente non aspetti tipo un minuto dalla fine. Sì. O forse aspetterebbero un minuto dalla fine, perché però no. Quindi non lo so. Posso fare una richiesta? A 4 minuti 50 potrebbe fare il conto alla rovescia? Però c'è una letterina qui dentro, quindi vuol dire che col tempo che rimane devo fare qualcosa. Quindi io aspetto ancora un poco. E Ok. poi decido che cosa fare. Mancano 3 minuti. Sì, va bene, mancano 3 minuti e 6 secondi. Ah, mi raccomando, stia attento. Non si distragga. Non mi distraggo, signora. Cosa hai in mente? Ho in mente che... Aspetto. Ma un albero di fico, quello? Vuoi aspettare ancora un po'? Aspetto ancora un po'. Lei di dov'è, signora? Non lo capisco dall'accento. Argentina. Argentina. Cazzo. Siamo a metà tempo, No, signora. mi è venuto in mente che ho sbagliato il ragionamento. Chi è lo stupido che aspetterebbe il quinto minuto? Avvisami quando siamo tra i 40. Vuoi parlare di qualcos'altro nel No. mentre? Faccio questa cosa. Ah, hai Cosa tirato c'è su. scritto? Sì. Però facendo il conto alla rovescia a partire dal 30. 3, 2, 1, 3 e 40, signora. Può leggere la seconda busta, signora. Grazie. Ho appena pensato una cosa, ma è troppo tardi, non importa. Lancia un dado in aria e riprendilo. Vince chi lo fa per più volte. Hai 5 minuti di tempo a partire da quando hai detto la scorsa sfida. Ha ancora un minuto, signora. Cazzo. Quindi mi rimangono 2 minuti. Hai ragione. Uno a caso? Sì, signora. Sempre lo stesso? Tutte le informazioni sono nella sfida, Due. signora. 3, 4. Pensi che posso farlo così? Sì. Lei crede di avere un buon braccio, signora? No. Neanche l'ho presa. 5, 6, 7, 8. Sì, così? Molto meno, però non lo sto propriamente lanciando in aria. Vale questa cosa? Tutte le informazioni sono nella sfida. Ok. Allora decideremo dopo. Deciderà dopo lo sfida mastro. Mi dispiace, ma deve smettere, signora. Finito. Ero arrivata a 100 quasi. Soddisfatta? Sì, sono soddisfatta. Insomma, sicuramente qualcun altro ha vinto. Ma non per questo. Irene la leopardora perderà. Grazie mille, Federica. Ciao. Aiuto. Ora mi sono ricordato. Federica, direi che eri un misto tra frenetica e ansiosa e troppo pensiero. Sì, lo so, me lo dicono tutti. Sempre. Ma direi che comunque non sei andata male, perché hai alzato il coperchio a 2 minuti e 30 e hai fatto 116 tiri. Quindi se immaginassi tipo 116 dadi sarebbe come 6 clementine di volume. Non so se volevate immaginarvelo. Non ci sei stato utile. Irene, forse eri fin troppo calma all'inizio, può essere? Ti sei fermata a parlare della tua infanzia in Argentina e hai parlato anche di come si pianta un albero di fico. Mi spiace tanto, ho perso, sono ultima, vero? Devo dire che in realtà hai fatto un record, perché tutti gli altri concorrenti hanno fatto circa 45 lanci al minuto. Tu ne hai fatto 98 al minuto. Significa che? Hai alzato il coperchio a 3 minuti e 40, hai cominciato a 4 minuti, quindi hai fatto 98 lanci. Però sei stata il doppio più veloce. Sono molto atletica. Sì, sei molto atletica. Ok, grazie. Ok. Nei 98 lanci in pratica 5 clementine. Ah, troppi numeri.
è ora di vedere cosa hanno fatto Rizzieri e Teresa. Rizzieri e Teresa. Cioè, tu che sei ripetuto sbagli il mio nome. Qual è il tuo pensiero? Sono una persona sola, quindi se sollevo il coperchio, lo sollevo per ultima. Non sei l'unica che solleva il coperchio. Lo sai che ci sono altri concorrenti. Ah, cioè devo guardare il tempo. Io dovevo aspettare l'ultimo secondo per farlo. L'ultimo secondo? Sì. No, 2 secondi, perché uno aspetterà secondo. No, tutti aspetterebbero che io aspetti un secondo. Non hai nessuna curiosità sulla... Tasca interna? Probabilmente penso che sia qualcosa legato sempre al tempo. Probabilmente sarà in base a quanto tempo ti rimane per farla. Quindi mi sa che la tiro solo ai 2 minuti. Hai 2 minuti? Anche se non sono il penultimo, questo non vuol dire che non mi diano punti. Mi sembra che dica invece proprio così. E il coperchio è la parte azzurra? Non c'è scritto chi lo solleva per la prima volta per penultimo. Se lo sollevo adesso, lo risollevo dopo, ma lo sollevo prima che l'ultimo lo sollevi la prima volta. Sei stato il penultimo ad averlo sollevato. Farò così. Quindi se io faccio così e sollevo la parte gialla, non sto sollevando il coperchio? Sì. Ti senti soddisfatto di te? Sì. Immagino avranno aspettato abbastanza. Non gli lo so. altri. No, immagino che tu non sappia. Ah, Cominci a vederti un po' stanca. sì. Potevi aggiungere che se lo facevi cadere si raddrizzava, Ah sì, potevo aggiungerlo. ma non puoi aggiungerlo adesso. Conto sul fatto che nessuno l'abbia lanciato per 5 minuti, tipo. 20 secondi. Hai ancora 30 secondi. Per lanciare il dado, effettivamente. Basta? Basta, Non lanci più il dado? non lancio più il dado. E basta. Grazie Teresa. Grazie. Finiti anche i 5 minuti. Grazie Rizzieri. Niente, ciao. Ciao Rizzieri. Sono stata più intelligente di quello che pensassi. Avevo alzato anche il coperchio. Estremamente creativa, non me lo sarei aspettato. Ma Diana alla fine la soluzione di quel gioco di aspettare il tempo aveva una morale logica. Tu lascia perdere perché devo vedere che razza di circo ho fatto. Cioè mi ha lasciato uno da solo per farlo vedere proprio a tutti. Rizzieri, io ho un po' di domande sul tuo. Prima di tutto, Irene, avevi trovato lo stupido che l'avrebbe alzato all'ultimo minuto, perché lui lo voleva alzare all'ultimo secondo di Però poi hai cambiato idea perché, cito, tutti aspetterebbero che io aspetti un secondo. Per fortuna poi sei andato un po' più laterale, quindi hai alzato il coperchio più volte, però sei stato comunque il penultimo ad aver alzato il coperchio, questa è la tua idea. Sì. Quindi Rizzieri ha alzato il coperchio a 2 minuti e 23 e l'ha rialzato a 4 minuti e 41. Teresa l'ha alzato a 4 minuti e 30, quindi per il momento sei la penultima, dipende da quello che farà Riccardo. E Rizzieri, credi di non essere stato un po' troppo vanaglorioso a fermarti gli ultimi 30 secondi dal tirare il dado? Un pochino. Credo che tu potresti dirlo così, perché hai fatto 6 clementine, di cui una spremuta, 110 tiri, quindi 6 in meno di Federica. Teresa invece 191 tiri, quindi in pratica un'arancia e 3 clementine. Bravo. È l'ora della ricreazione, è il momento di un po' di finta pubblicità. A tra poco!
Ben ritrovati Sfidamastro! Avevamo lasciato i nostri concorrenti nella frenetica attesa di sollevare il coperchio per penultimi. Abbiamo visto l'approccio canonico di Federica e Irene e quello un po' più laterale di Rizieri e Teresa. Quindi sappiamo che Teresa per il momento è la penultima, tutto ricade su Riccardo. Ok, e non sapendo come si gioca al paroliere, immagino ci sia, cioè, nel senso, beh, io posso sollevare il coperchio e basta. L'hai già sollevato. Appunto. Credi che sarai il penultimo ad averlo sollevato? No, ok, no, pensavo fosse più difficile. Sollevarlo? Sì, no, pensavo ci fosse qualche ingranaggio, che cacchio, pensavo fosse più indovinelloso. Pensi che riuscirai meglio in questa? E boh, avendolo aperto subito. Mi sta venendo un crampo a una spalla. Non è detto che devi lanciarlo con tutti e due, capito, ma- come se lanciassi un giavellotto, voglio dire. Mica sto facendo questo. No! Vedi, per fare uno scerchino. Aspetta. Piccoli giocoglioni crescono, questo che sto seduto. Yeah! Non voglio provare con due dadi. No, niente. Meglio non provare. No, basta. Non ci provo più. Come hai notato, non sarei in grado di usare un numero già due dadi e... Già uno? No, mi sembra tutti gli altri che sto perdendo per strada, visto che mi stai distraendo di continuo. 45 secondi. Mamma mia. No, niente. Scarse capacità acrobatiche. No, e anche tennistica. Finito il tempo. Niente, peccato. Volevo fare una cosa acrobatica. Quanti dadi erano rimasti? La metà? 2, 4, 6, 8. Bene, grazie Riccardo. Figurati, è stato un piacere. Ah, scusate, adesso dovrò mettermi col metal detector a trovare gli altri dadi. Riccardo! Non voglio saperlo. Se posso evitare, grazie. Io sono curioso di sapere quando l'ho alzato. Ah, tipo 3 secondi. 8. Ah, che campione. Quindi sicuramente Teresa ti prendi 3 punti per essere stata la penultima ad averlo alzato. Congratulazioni. Hai fatto un massacro di dadi. C'era una volontà dietro. Ne sono rimasti 8, ne hai fatti fuori 12. Io speravo di usarli tutti e 20 per due conti, poi alla fine mi sono trattenuto. Sei stato molto intelligente a tirarne più di 2, cosa che gli altri non hanno fatto. Sei stato molto inabile a tenerne 2, quindi non ti è stato molto bene. Hai fatto un'arancia e 3 clementine come Teresa. Hai visto? Però una clementina spremuta perché hai fatto 188 tiri, mentre Teresa 191. Quindi il punteggio finale è 1 punto ad Irene, 2 punti a Rizieri, 3 a Federica, 4 a Riccardo e 5 punti a Teresa, più i 3 punti dell'essere penultimo, quindi 8 punti a Teresa. Un applauso a Teresa. Passiamo con la prossima sfida. Ciao Deia. Ciao Deia. Buonasera. Un cinciong. Posso la sfida? Mi servirebbe quello. Grazie. Aiuto paura. Indovina l'animale scelto da questo ragazzo. Inoltre, dopo ogni risposta, devi eseguire il verso di un animale, ogni volta diverso. Vince chi indovina nel minor numero di domande. Hai 10 minuti a partire da adesso. Vince chi indovina nel minor numero, quindi più sbaglio più vinco. È un mammifero? È un volatile? È un anfibio? Ok. Oddio, adesso devo pensare quali sono gli anfibi. Se c'è una cosa che so Teresa, è che non bisogna mai porre domande di cui non si sa come usare la risposta. Quindi ti domando, quali sono gli anfibi? La cosa bella è che non te lo so dire, no dai, tipo i coccodrilli. Tipo il coccodrillo. Che Sì, pedo È un rettile. sì. Gli anfibi non sono quelli che stanno Tipo le sia rane. su terra che in acqua. Sì.
Grazie. I coccodrilli sporetti, che anche gli ippopotami stanno sentendo ancora. A questo punto però devo confessarvi una cosa. Per mio diletto ho scelto 2 concorrenti a cui fare casualmente dei solitari bastardi, ossia delle sfide un po' più difficili o delle sfide proprio a sé stanti. Uno di questi concorrenti estratti è stata Teresa, che era l'unica che doveva fare un verso di un animale dopo ogni domanda. L'altro concorrente si scoprirà nell'ultimo episodio, quindi rimanete sintonizzati. Quindi direi proprio di partire da Teresa. E dai 2 otaku della serata, Federica e Rizzieri. Oddio, adesso devo pensare quali sono gli ampi. È un mammifero? È un animale acquatico? È un volatile. È piccolo. Quanto è grande? Posso vedere che biglietto? Salve, sono Diane e vengo da Bulgaria. Sono muto, ma sento molto bene. Il mio italiano migliora di giorno ogni giorno. Spero di essere tuo amico. Mi fai stare facendo perdere tempo, tieni. Oh, anche io spero di essere tua amica. Sei l'inglese? È un pesce? Ha le ali? È un animale reale? Vola nel cielo o è a terra? È grande o piccolo? È un animale mitologico. Conosciuto. È un avvoltoio? È una rana. Ok. Sta a te. Rivet. Sì, dai, basta. Davvero sono stato così veloce? Io in realtà volevo dirlo che un avvoltoio, però ho voluto comunque chiedere quanto fosse grande. Vuoi dirmelo in codice Morse? Sto scherzando, non conosco il codice Morse. Ah, ma dopo ogni risposta che mi hai dato, io devo fare verso un animale? Ero 8,30, 8,40, sì. Non era il più veloce. Perché? Te lo sei inventato? O esiste? E ci sono più di un animale? Ok. È un pesce. Un animale che fa parte di una, diciamo, appunto, mitologia in particolare, oppure è semplicemente un animale fantastico? Fammi 1 o 2. Devo fare il verso. Dopo ogni Non sto capendo. Allora, indovina l'animale scelto. Non ho già indovinato, devi indovinare anche il prossimo. Puoi fare un'imitazione? Ok. Questo è un galoppo. Però di un animale acquatico. È un pesce rosso. Ok. Oh, non so versi di animali. Bau. Devo scriverlo o devo dirlo? Entrambe. Devo alzarlo? Vabbè, ho finito quindi. Ok. Scrivo, ho l'ultima linea davanti. Basta. Niente. Dove vado? Te lo devo dare? Grazie. Ciao. Ciao Daniel. Ok, perfetto. Non ho capito un cazzo. Oddio, ma non voglio sapere cosa sto fare adesso. Ciao Rizzieri. Ciao. Secondo me tu hai cominciato già con il concetto di avvoltoio, era così? Sì. Perché hai posto 3 domande e tutte le 3 domande rivelavano che era avvoltoio. Non hai letto bene la sfida nemmeno nella seconda parte, perché pensavi che vi vincesse il più veloce. Sì. Teresa, devo dire che non è stato così tanto difficile aggiungerti questo solitario bastardo, dato che l'hai seguito penso 2 volte. Ero molto confusa. Né Rizzieri né Teresa hanno notato che il ragazzo cercava di dire davvero vuoi stoppare il tempo? Davvero vuoi fermarti tu? Ti sei fermata almeno a 6 minuti.
Però hai avuto molto tempo, infatti hai detto sia rana che pesce rosso. Ok. Nessuno dei due è corretto. La dice lunga che la migliore tra i tre sia stata quella che è partita con è un pesce ed ha continuato con esiste o te lo sei inventato. Madonna, abbastanza confuso. Ti sei arenata anche in problemi mitologici, Federica. Ho appena avuto adesso la realizzazione di una cosa, però non importa. Direi comunque che chiedere l'imitazione sia stata una domanda molto intelligente. Potevi porla come prima domanda? O potevate chiedermi di scrivere il nome sul foglio che avete davanti? Ma secondo Potevate- te uno che viene da Bulgaria e non parla l'italiano sa anche scrivere? Me lo scrive in bulgaro, poi usa Google Translate. Potevi chiedere di disegnarlo. Cavalluccio marino gigante non è così lontano, Sì, ho Federica. capito. Quindi penso che ti darò comunque un punto bonus. Grazie. Voi due siete lontani un miglio perché non è un avvoltoio. L'avvoltoio potete penetrare in Però ero in maniera. acqua, ho detto due cose. Non hai detto due cose in acqua, hai detto una cosa in mezzo perché la rana sta Ah, più un figlio. Che ho finito. Esatto. Comunque qualcuno di voi si starà chiedendo dove ho trovato un simile ragazzo e perché le sue risposte sembrano così contraddittorie. Devo ammetterlo, non è stato facile convincerlo a partecipare. Come sapete la Bulgaria è l'unico paese in cui annuire vuol dire no e scuotere la testa vuol dire sì. Io gli chiedevo se voleva partecipare, lui mi scuoteva la testa di sì, ci ho messo secoli per mettermi d'accordo con lui, non potete capire il mal di testa. Riusciranno i concorrenti rimasti a indovinare l'animale corretto? È il momento di Irene e Riccardo, o come dicono in Argentina, di Riccardo Irene. Penso che indovina nel minor numero di domande. Ma cosa vuol dire? Quante zampe ha questo animale? Ok. Ah, mi fai le domande? Che domande? Non puoi parlare? È un mammifero. Quindi è un rettile. Oh, c'è un biglietto. Salve, sono Daniela e vengo dal Bulgaria. Sono muto ma sento molto bene. Il mio italiano migliora ogni giorno. Spero di essere tuo amico. Amico! Bulgaria, immagino c'erano tanti rettili con 4 zampe. Bene, Diane. Allora, ti chiedo di rispondermi a delle domande sì o no. Puoi fare dicendo con la testa sì e no. Ok? Sì. Sì, bravo. È piccolino? Grande! E quindi è un coccodrillo. Grande! È un gallo? Ho sbagliato a scrivere coccodrillo. È un'oca? È un cane? È un gatto? Sei onesto? Coccodrillo, basta. È un ornitorinco? Un ippopotamo? Una giraffa? Basta, ti ho chiesto un coccodrillo, di sì. Bulgaria. E questo è un Bulgaria. Non ho ben capito la situazione. Uomo. E devo aspettare la fine di 10 minuti. Caro, com'è la Bulgaria? Bella? No, cioè un sì ma un no. Lama. Pantera. È un parassita. Non so, una larva o un... Sei un po' confuso. Formica. Koala. Gorilla. Orangutango. Scimpanzé. Ah! Sei un amico? Io non ne sono sicura. Ma in Bulgaria ridete? No, perché pensavo fosse universale. Quanto è grande questo rettile? Tanto grande! È un animale d'acqua? Di foresta? Di deserto? Di casa? Pesce? Pesce rosso? Concetto? Ah, lui è così alto! Lui è più basso! Coniglio? Faraona? Tartaruga? Il porcino d'India? Quante uova fa? Uovo! Uovo! No, numero! No, non fa uovo! È più grande il tuo? Sì, che altro! Più di te! Maiale? Elefante? Formichiere? No, non è domestico. Non è che l'elefante lo è. Oh? Oh Maria Maddalena, che cosa complicata. Cavallo? Ecco, no, vuol dire sì, quindi siamo a posto. L'Argentina, bisticche di dialetto veneto. Ciao a tutti. Grazie caro, sei proprio un ragazzo bulgaro simpatico. Bene. Grazie mille. Grazie a te, è stato divertente. Questa mi sono proprio divertita, sai. Carino, perché è simpatica come cosa.
È bello, cioè nel senso che qualcuno ti dica che ti è piaciuta la sfida. Forse ti è piaciuta perché l'hai capita. Infatti Riccardo è stato l'unico ad aver capito che dicevo sì al posto di no e no al posto di sì. Poi sono andato a versi. Cosa molto diversa invece da Irene, che mi ha detto le risposte che io volevo. Quindi quando dicevo sì e quando dicevo no, dicevo no. Sì, ma perché all'inizio ti ho detto che quella era la regola che dovevamo seguire. Esatto. Quindi così hai già impostato e ti sei salvata. Perché hai posto un sacco di domande. Forse perché hai detto più sbaglio più vinco. Hai posto le prime 30 domande e poi hai chiesto è di casa? È del deserto? Poi cominciare un attimo che devo ricordarli. Quindi sei arrivata a 68. Domande? Sì. E Riccardo, ottimo che sei rimasto oltre il tempo. Così non tanto il problema della comunicazione e a un certo punto usando anche un linguaggio dei segni, ho visto. Hai visto? Alte competenze tecniche qua. Quindi, Federica un punto bonus perché cavalluccio marino e cavallo sono abbastanza vicini. Irene 4 punti, Riccardo 5. Ma l'avvoltoio è il famosissimo cavallo dei cieli. Un applauso. Ma vamo, non dico dove perché è meglio che non dica niente. Ok, concorrenti, alzatevi e seguitemi. È il momento del massacro in diretta. A tra poco! Bentrovati al primo massacro in diretta. Chi leggerà la sfida? Riccardo. No. Di una lettera dell'alfabeto italiano, il concorrente che non risponde entro 5 secondi o risponde con una lettera già detta, perde. Non ho capito, mi si può Adesso sarà una battaglia 1 contro 1, quindi uno di voi due giocherà 2 volte e uno solo una volta. Scegliete uno di voi due da partecipare, chi vuole cominciare? Vabbè, inizi Ah. è un problema. No, ho letto io, se mi inizio pure io. Ma funziona che io dico così. Va bene. Vuoi iniziare tu? Sì, tatuaggio, vai inizia tu allora, vai. Allora la lascio perché le donne vanno per prime. Ok, voi chi volete far partecipare? È uguale. Mi sento un po' presa in causa. Teresa sembra la più propensa. Sacrifichiamo Rizzieri, Sì, prima turno, io così sono variamo d'accordo. funziona. No, mi devi spiegare dopo. Adesso ti rispiego. Siete proprio donne. Adesso ciascuno di voi dovrà dire una lettera dell'alfabeto Italiano. italiano, quindi per esempio A, B, C, D, eccetera. Ok? Difficile, è già. Se ripetete una lettera già detta o non ne dite una entro i 5 secondi dopo, siete fuori. Rizzi, diciamolo in ordine. Così non ne ripetiamo neanche una. Va bene. Chi parte? E facciamo che partite voi per questa volta. 3, 2, 1. A, Z. B, C. D, F. E, C. H, I. L, M. N, O. P, Q. R, S. T, W. U. Rizzieri, sei fuori. Sono confuso! La W non è nella Lo so, l'ha detto in quel momento in cui l'ho detta. Quindi la squadra dei poppanti perde, i patentati prendono un punto. Riccardo, è il tuo turno. Vado io però, secondo me andrà malissimo. Partiamo con Teresa questa volta, ok? A, C, D, D, E, G, F, H, L, M, I, B, M. Q. Mi dispiace Teresa, avevamo già detto la M. Hai detto N? Ho capito male. Mi dispiace. So. Squadra dei Lo patentati sapevo. Mi prendono- dispiace. E pure di te, tesoro. Aglio. Cominci da Irene? Vabbè. Via. B, F, Z, N, N, O, Q, L, B, C, L, A, R. S. Mi dispiace Irene, è già stata ripetuta la R. Ah, mi dispiace. Qua. Ho voluto giocare un'altra tecnica. No, ma è sceso A me è piaciuto perché lei funziona in ordine. Io ho detto sì, ho pensato che l'ordine diverso. Bene, abbiamo finito concorrenti, grazie, potete tornare al vostro posto. Ah, Ok. noi che ci perfetto. portiamo in ciaccole. Ben ritrovati!
È stata una difficile sfida nell'alfabeto. Siamo tutti sudati. Vedo che la squadra dei poppatti purtroppo ha avuto più difficoltà sia a sapere le lettere sia a ricordarsi quali sono dell'alfabeto italiano. Quindi direi 3 punti alla squadra dei neopatentati e 2 punti alla squadra dei poppatti. Quindi mettiamo tutti i dati insieme. All'ultimo posto abbiamo Rizzieri con 9 punti, ma al primo posto con 16 punti c'è Irene. Dai! Irene, ti puoi alzare, ma vedo che non l'ho fatto, e andare a prendere i tuoi oggetti di cui non ti stancherai mai di usare. Sì! Quanto a voi non preoccupatevi, ci sono ancora tante sfide. Ogni caduta è una rinascita, e ogni rinascita... No, in realtà da qua si cade e basta. Signori, al prossimo episodio, buonanotte!